Ciao a tutti, io sono Teo Musso, padrone di Baladin, ma anche un po' il padre della birra artigianale italiana. Qua siamo dentro il Luppoleto del nostro birrificio, il Luppoleto nel nostro paese. Qua a Piozzo, dove sono nato, e a dire il vero, non proprio esattamente una coltivazione tipica del territorio. Qua siamo in un territorio vocato al vino. 10 anni dopo l'apertura del Baladin, nel 96, ho iniziato questo percorso di produzione di birra con un impianto autocostruito e nel 2014 mi ero innamorato di una struttura, no? Una vecchia cascina piemontese che secondo me era perfetto per fare un grandissimo posto di accoglienza attaccato alla produzione, facendo un birrificio del futuro. Baladin Open Garden è un posto dove la ristorazione, nella sua semplicità di proposta, con la quale ho cercato di fare una connessione più profonda tra quello che è la birra e il mondo del cibo, no? È una ricetta, quello dello stinco alla birra Brün, che è una nostra stout, che all'origine è nata dalla mia piccola esperienza in cucina. Devo passare, diciamo, non la palla, la padella, no, a Cristian Meloni del Rio, che è il nostro chef del Baladin Open Garden. Vi svelerà quello che è questa ricetta che da 25 anni facciamo. Amici di Italia Squisita, benvenuti nella mia cucina. Sono Cristian, lo chef del birrificio Baladin. Quest'oggi vi preparerò una delle ricette più importanti della nostra storia, quindi lo stinco di maiale alla birra Brün. Ricetta tipicamente del Mitteleuropa che si è avvicinata all'Italia dal Trentino Alto Adige e poi dopo si è espansa ovviamente in tutte le birrerie d'Italia, no? Noi abbiamo voluto interpretarla a modo nostro, quindi utilizzando più una cottura brasata e non arrosto. Diamo più quel tocco di caramello, quello che è il residuo della birra. Il nostro stinco prevede l'utilizzo di una salamoia iniziale, quindi andiamo a mettere all'interno di una pentola lo zucchero di canna. Mettiamo il sale, ovviamente, alcune bacche di ginepro, dei chiodi di garofano, radice di zenzero, mettiamo alcune stecche di cannella, aggiungiamo 2 spicchi d'aglio in camicia, un bel cucchiaio di miele, un tocco di oriente con la salsa di soia, mettiamo all'interno alcune erbe, dell'alloro, del timo e del rosmarino per rendere la nostra salamoia profumatissima e concludiamo con alcune foglie di salvia. Chiudiamo la nostra salamoia con l'acqua, andiamo a versare nella nostra pentola, dobbiamo andare in cottura per concentrare tutti i profumi e mettere in marinatura il nostro stinco. Mettiamo a bollire per almeno un'oretta. Bene, è trascorsa un'oretta a fuoco molto lento, i profumi si sono concentrati, a questo punto andiamo a metterla a raffreddare, per chi non avesse l'abbattitore tranquillamente a temperatura ambiente. Stinco di maiale, pezzo anatomico compreso tra lo zoccolo e la spalla. Primo procedimento da fare prima di andare in marinatura è di privare del grasso in eccesso, quindi con un coltello andiamo a levare tutta la parte di grasso e tessuto connettivo in eccesso. Andiamo anche a dare delle leggere incisioni con la punta del coltello sul fondo dello stinco, quindi in modo che poi si possa ritirare l'osso e rimanga poi pulito una volta cotto. Sono pezzature più o meno standard quelle che utilizziamo noi, 6-7 etti a crudo una volta cotti. Ovviamente con il calopeso risulta una porzione soddisfacente. Gli stinchi sono completamente sgrassati, a questo punto andiamo a inserirli nella nostra salamoia. Gli stinchi devono essere completamente ricoperti dalla salamoia. Andiamo a riporli in frigorifero per almeno 24 ore. Passate le 24 ore andremo a estrarre gli stinchi dalla salamoia. Questo procedimento fa in modo che i nostri stinchi ovviamente siano più saporiti, più morbidi e allo stesso tempo assumono un profumo fantastico.
E adesso passiamo alla cottura in padella. Il processo di rosolatura durerà una quindicina di minuti, il tempo di renderli belli dorati. Saliamo un po' gli stinchi e andiamo a girare. Andiamo a rosolarlo nell'olio. Una volta tostati gli stinchi li mettiamo un attimino da parte. Il prossimo passaggio per la nostra ricetta è tagliare le cipolle di tropea per iniziare il soffritto. Utilizziamo la stessa padella, priviamo dal grasso in eccesso e iniziamo a rosolare le cipolle. Mettiamo a caramellare le cipolle con della confettura di ciliegie. Questo darà una parte dolce alla nostra ricetta. Andiamo ad aggiungere anche un pizzico di sale sulle nostre cipolle in modo da appassirle velocemente. Per caramellare ulteriormente le nostre cipolle andiamo ad aggiungere anche un goccino di birra. Mettiamo la Brun, è una birra stout, voi potete utilizzare tranquillamente la Leon che trovate in bottiglia. Lasciamo caramellare ulteriormente le nostre cipolle. Adesso andiamo a mettere i pelati San Marzano. Qualche cucchiaio e dopo andiamo ad aggiungere anche le bacche di ginepro. 4-5, non di più. A questo punto dobbiamo mettere gli stinchi a cuocere. Mettiamo la polvere di zenzero, giusto una spolverata, senza esagerare troppo. Aggiungiamo anche una macinata di pepe. E finalmente entra in scena la birra. Noi, come vi dicevo prima, utilizziamo la Brun, a volte utilizziamo la Leon. Voi a casa l'importante è che utilizziate una birra scura, artigianale possibilmente. Dobbiamo completamente coprire gli stinchi con la birra. Coperti gli stinchi di birra, non ci resta che aspettare un'ora e mezza di cottura a fuoco lento. Molto bene, dopo un'ora e mezza circa di cottura siamo a buon punto, la riduzione è quasi pronta. Abbiamo continuato a bagnare i nostri stinchi, li abbiamo sgrassati, li abbiamo schiumati dalle impurità e adesso procediamo con le ultime cose. Abbiamo ancora da fare il contorno e ora ci concentriamo sulle patate. Prendiamo patate novelle con la buccia e le andiamo semplicemente a tagliare in 4 o in 6 a seconda della grandezza della patata. Una volta tagliate andremo direttamente in acqua bollente per dargli una prima cottura, quindi una sbianchitura. Acqua bollente leggermente salata. 5 minuti, non di più. Bene, le patate sono pronte, le possiamo scolare, fa sì che la cottura poi in padella sia molto più veloce. Abbiamo messo una padella a scaldare e a questo punto mettiamo il burro. Dobbiamo essere generosi, anche se fa sempre paura. Voilà. Aggiungo anche un filo d'olio. Quando inizia a spumeggiare andiamo ad aggiungere le erbe e lo spicchio d'aglio in camicia. Quindi salvia
rosmarino e timo e l'aglio. Adesso tuffiamo le patate nel burro. Togliamo le nostre erbe perché non dobbiamo bruciarle. E ora proseguiamo con la cottura. Aggiungiamo del sale. Adesso le lasciamo soffriggere nel burro finché non si formerà una bellissima crosta. Dobbiamo concludere i nostri stinchi con una confettura di frutti di bosco fatta da noi, in realtà un po' particolare perché andiamo ad inserire una chicca di Casa Baladè. Come tutte le confetture vogliono, dobbiamo partire dallo zucchero. Mettiamo la birra. Facciamo evaporare l'alcol dalla birra. Passato un minuto e mezzo, andiamo ad aggiungere i frutti di bosco. Un'operazione molto veloce, i frutti di bosco faranno in fretta a cuocere. Ok, le patate sono belle dorate, spegniamo il fuoco e aspettiamo di concludere la ricetta. Andiamo a ultimarle con un tocco che ricorda la cottura dello stinco. Polvere di zenzero e una macinata di pepe nero. Profumo meraviglioso, non potete immaginarlo. Bene, togliamo le nostre patate dal fuoco, le andiamo a mettere su un vassoietto e le terremo al caldo per l'impiattamento. A questo punto andiamo ad aggiungere la birra invecchiata allo zucchero. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della ricetta, i frutti rossi sono pronti, come potete vedere cerchiamo di mantenerli il più possibile intatti e andiamo a concludere il piatto. Bene, il nostro stinco è pronto. Questo è l'impiattamento che facciamo noi qua a Piozzo, al Baladè, semplice. Andiamo a mettere le patate di fianco allo stinco, irroriamo con il suo fondo di cottura, bisogna essere generosi anche qua. Voilà, e concludiamo con i frutti di bosco. Questo è il nostro stinco di maiale alla birra Baladè. Provate a farlo a casa oppure venite a trovarci all'Open Garden a Piozzo. Ciao Teo. Hai fatto lo stinco? Assolutamente sì. Fammi poi vedere se hai fatto bene. Vai, proviamo. Vai. Hai dei dubbi? Boh, sai com'è, no? Bisogna assaggiare, no? Tanto ho portato la birra. Birra nuova, dedicata a mia figlia, 100% piemontese. Io mangio la patata. Direi perfetto. Grazie. Bravissimo. Vado prima a te. Dai, vai, vai. Salute. Ciao.